Bene viaggiatori, venite con me a scoprire Ulm. Dovendo spostarmi per il mio master questa domenica ho pensato bene di fare una piccola deviazione per portarvi con me in un'altra città universitaria, molto conosciuta in tutto il mondo e non solo in Germania. Ulm infatti, oltre a essere una delle 14 principali città della Germania, si è riservato un posto nel panorama mondiale per via di alcuni primati appunto mondiali, oltre al fatto di essere la città natale di una delle menti più geniali al mondo. Siete curiosi? Beh, allora continuate con me il viaggio, no? Iniziamo il nostro giro dalla stazione centrale. Infatti Ulm è raggiungibile facilmente in treno, qualora vogliate, o se avete un'auto troverete diversi parcheggi coperti sparsi intorno alla città. Ma avendo solo 5 euro, come organizziamo questo giro? Facendo pochi passi ci imbatteremo quasi immediatamente nel sito in cui un tempo sorgeva la casa di Albert Einstein. Ebbene sì, il simpatico genio baffuto delle E uguale mc al quadrato nacque proprio qui. Purtroppo la casa è andata distrutta e adesso possiamo goderci soltanto un memoriale di dubbio gusto. Ma è pur sempre un'informazione simpatica, no? Addentriamoci nella città ed anche se già fa capolino tra le case e dei palazzi la simpatica punta del Duomo di Ulm, non abbiate fretta e non precipitatevi subito lì. Addentriamoci maggiormente nella città e andiamo in uno dei quartieri più antichi di questa, il Fischeviertel, che tradotto significa il quartiere dei pescatori. Credo che non servano molte spiegazioni, no? Le case sorgono a ridosso dell'affluente del Danubio, ossia il fiume Blau. Queste piccole casupole dei pescatori, appunto, hanno mantenuto il pittoresco vecchio stile, regalandoci una passeggiata davvero colorata e a tratti fiabesca. Proprio in questo quartiere troveremo anche un hotel con il primato davvero originale. Difatti troveremo la Schiffenhausen, che si aggiudica il primato di hotel più storto del mondo. Simpatico, no? Che non bisogna però confondere con la casa più storta, che quella si trova in Polonia, un'altra storia. La struttura, anche se sembra pericolante, è ben salda dal 1442 e le case della sua inclinazione sono da dare all'instabilità del suolo, oltre anche a dei restauri impropri fatti dai precedenti proprietari. Ad ogni modo, nel 95 la casa venne ristrutturata e messa in sicurezza, regalandoci uno scorcio davvero originale e, come dire, speriamo che duri, no? Continuiamo a passeggiare e raggiungiamo le vecchie mura di cinta della città, risalenti al 1480. Passeggiare lungo queste mura è davvero un must to see, considerando la deliziosa vista sul Danubio e i numerosi piccoli giardini che si alternano lungo questo perimetro. Non potete farvi scappare questa deliziosissima passeggiata. Percorrendo le mura quindi potrete godervi, come ho già detto, la vista sul lunghissimo Danubio, fino a giungere presso la prima piccola scalata. Difatti, lungo le sponde del fiume sorge la Bergbillingenturm, un piacevolissimo punto panoramico di 20 metri, che sconsiglio a chi soffre di vertigini, visto che basta un filino di vento che la struttura comincia a dondolare, che è una bellezza. La struttura è sicurissima, non si corre alcun rischio, ma credetevi, si assistono a scene davvero divertenti lassù. Conquistata la vetta e fatto qualche scatto, dirigiamoci verso la Gänsentor, che abbiamo intravisto, diciamo, là sopra in vetta. Attraversato questo vecchio accesso risalente al Medioevo, svoltiamo a destra, addentrandoci nel quartiere Hafenkreuz, dove troveremo una fontana in onore di Einstein, che diciamo non spicca per bellezza né per maestosità, tuttavia è lì. Credo che quel povero uomo poteva meritare di meglio, dai! Tornate adesso sui vostri passi e non appena vedrete la Metzgenturm, svoltate a destra e attraversate. Troverete innanzi a voi il decoratissimo municipio di Ulm. Si tratta di un gioiello rinascimentale davvero di grandissimo effetto. La classica struttura della casa a traliccio è stata riccamente decorata con meravigliosi dipinti. La struttura è stata edificata nel 370 e poi è stata adibita a municipio nel 1419 e poi successivamente impreziosita nel 1520 con l'orologio astronomico che possiamo vedere nelle immagini. Alle spalle del municipio, grazie a un portale spazio-temporale, potremo raggiungere il Louvre,
No dai, ovviamente scherzo, si tratta della biblioteca statale, che con questa particolare struttura regala un insolito crossover tra Medioevo ed Egitto. Come avete notato, fino ad ora non abbiamo speso un euro, quindi è giunto il momento di investire i nostri 5 euro, miei cari giramondo. Quindi dirigiamoci verso il Duomo di Ulm. Si tratta dell'attrazione per eccellenza della città. Pensate che la prima pietra venne posta nel 1377, ma che venne completato 513 anni dopo, ossia nel 1890. La struttura è in puro stile gotico-germanico, si staglia verso l'alto per ben 161,53 metri, conquistandosi, a meritato titolo, il primato di torre più alta del mondo. Ma prima di iniziare la scalata, godiamoci l'interno della chiesa. Meravigliosi intagli in legno, come anche imponenti colonnati. Ammetto di essere stato particolarmente colpito, soprattutto dal dipinto che sta tra la crociera e il coro, che raffigura un giudizio universale. In paragone con la Cappella Sistina sarebbe davvero eccessivo, tuttavia posso assicurarvi che non lascia per niente indifferenti. Sarebbe davvero bello potersi perdere a osservare ogni piccolo segnale, freccio, stemma, frammento o dipinto, ma so bene che siete curiosi e quindi investiamo subito i nostri 5 euro e comprati in una macchinetta il biglietto, saliamo la torre e conquistiamola. La scalata ammetto che è stata davvero stancante, non dico impossibile, ma diciamo che ho gradito un paio di pause qui e lì per riprendere fiato. Tuttavia la fatica viene ripagata. Da quassù sembra tutto diverso, le persone sono sempre più piccole, così come i problemi che queste possono avere o creare. Da quassù capiamo tutti che ci sono cose molto più grandi di noi e che forse sarebbe meglio guardare più spesso verso l'alto, perché si dice che da lì arrivi l'aiuto. Ma le sorprese, miei cari viaggiatori, non sono finite, perché vicino a Ulm c'è un posto magico. A circa 18 km da Ulm, infatti, si trova un piccolo paese, Blaubeeren, che nel suo cuore custodisce una vera meraviglia naturalistica, la Blauentopf. Si tratta di un piccolo laghetto che si può percorrere nel suo perimetro in pochi passi, ma grazie allo splendido colore blu zaffiro che hanno le sue acque raccoglie giornalmente decine di visitatori. Questa magia cromatica è dovuta allo Scattering Raylight, ossia un fenomeno fisico di rifrazione della luce attraverso le particelle nanometriche di calce disperse nell'acqua. Se volete vedere un meraviglioso video che è realizzato appunto dal comune di Blaubeeren, a fine del mio di video vi metterò il link che vi rimanderà a questa meravigliosa scoperta geologica. Ad ogni modo, oltre alle splendide photo opportunity che qui potrete avere, ci sono diversi sentieri di trekking che qui si possono appunto fare e appunto anche farsi una piccola passeggiata nel delizioso borgo di Blaubeeren, dove possiamo ammirare un piccolo monastero del XVI secolo, oltre a un piccolo centro davvero delizioso, dove nel suo cuore potrete trovare la Kleingrossenhausen, che tradotto sarebbe la piccola grande casa. L'origine del nome non è ben chiaro, tuttavia si tratta di una casa che ha ben 530 anni e che oggi viene usata per ricevimenti o comunque eventi. Qualora vogliate curiosare al suo interno e fare un bel tour virtuale, questo sarà possibile grazie a un link che vi darò comunque di nuovo a fine video. E quindi dai, ci siamo quasi! Bene viaggiatori, io vi saluto, giunti qui in questo magico luogo è giunto il momento appunto dei saluti, ma prima di ciò vi ricordo sempre di mettere tanti mi piace e di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto e fate parola con i vostri amici, che comunque più siamo meglio è. Beh, come promesso vi linko qui tutti i QR code o comunque i link per vedere meglio le meraviglie che ci sono in questo luogo. Bene ragazzi, come vi dico sempre, la vita è troppo breve per non concedersi un viaggio e quindi viaggiate sempre in compagnia di The Rule Lover. Ciao!